Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, da dove parte questa voglia di far trasformare un vecchio PC in un NAS? Allora, Geppo mi ha portato un vecchio PC che vedete qua e era praticamente, è tuttora un Celeron single core da 2 GHz e 60-66, una roba del genere, del 2006. Aveva 2 GB di RAM, ma io l'ho portato a 3. Avevo un banco da 2 e senza i dischi. Avevo degli SSD in più da 60 giga, avevo un hard disk da 512 in un cassetto e quindi ho deciso di farci un NAS. È tornato comodo per essere, perché ho tutti i miei MP3 salvati, i miei video trash, i miei film trash, dei meme, della roba lì salvata che mi fa comodo averla lì. Però adesso vi faccio vedere la procedura per salvare un vecchio PC e dargli una nuova vita, quindi della serie riutilizzo. Andiamo! Allora, per prima cosa procuratevi una copia dell'OS che volete installare per il NAS. Io uso NAS for Free, vi lascio il link in descrizione. Io ho dovuto fare su disco perché il PC è molto vecchio, ma dove lo permette potete usare anche una chiavetta buttabile fatta con Rufus o qualsiasi altra cosa utilizzate. Accendete e entrate immediatamente nel BIOS. Andate nel boot, First Boot Device, mettete il boot di cui avete bisogno, nel mio caso il CD-ROM. Una cosa, assicuratevi che il PC abbia la batteria del BIOS nuova, fresca, costa un paio d'euro e vi risolve parecchi problemi futuri. Fate salva, inserite il disco e date sì. Ecco che parte da CD, è una regolare distro Linux, con calma e pazienza perché tra PC e lettore CD è lunga. 1. Boot NAS in normal mode. Questa è la live da cui poi andremo a installare l'OS all'interno del nostro SSD, o se preferite usate un hard disk uguale. Ecco qua. 9. Install upgrade from live CD USB. Questo è quello che interessa a noi. Installazione in hard disk, la fonte, e poi andiamo a scegliere dove installarlo. Lo installiamo nel Kindian, anzi no, lo installiamo qua in questo sconosciuto e parte l'installazione. Dopo aver riavviato, si sta avviando il NAS, il sistema operativo del NAS. Ecco qua, ci dà questo indirizzo IP, lo vedete? Da questo indirizzo IP lo andremo a configurare. Allora, accediamo alla NAS 192.168.1.250 ed ecco qua. Per entrare è admin NAS for Free ed eccoci qua. Per fargli vedere l'altro disco dobbiamo andare su dischi, gestione, più ADA 0 no, ADA 1, che è quello che useremo per lo storage. Descrizione, chiamiamolo storage, modalità di trasferimento automatico, standby sempre attivi, gestione dell'energia disabilitato, smart, se volete che venga visualizzata la temperatura dell'hard disk così, e file system preformattato ZFS storage pool. Aggiungi, applica modifiche. Adesso è online. Dischi ZFS pool periferica virtuale più ADA 1, roba, descrizione, roba, Stripe, applica modifiche. E adesso se andate in dischi, gestione, vedete che è online. In dischi ZFS più roba, poi dategli un nome, dategli una descrizione al vostro hard disk che avete salvato in Stripe, fate salva e applica modifiche. Ok, a questo punto andrete a vedere che nella gestione dei file, se andate in MNT, trovate
roba. Andiamo in servizi, Chiefs Samba, e lo abilitiamo. Ok, salviamo. Poi, ultimo passaggio un po' delicato, dobbiamo andare in sistema, generale, e ora abilitare l'NTP che ci sincronizzerà l'ora del PC, ogni PC che si collega, con quella del nostro server casalingo. E adesso andiamo nel pannello di controllo, data e ora, non ora e data. Ora internet, cambia impostazioni, dobbiamo mettere it.poolntp.org. Dobbiamo mettere la stessa cosa e fare salva. Tornate in servizi CFSI, Chiefs e Samba, condivisioni, più, scegli cosa condividere, roba, ok, nome, roba, commento, roba, e fate aggiungi, applica modifiche. Cambiamenti sono stati eseguiti con successo. Poi in esplora risorse vedete che adesso c'è NAS for free in rete e ci avete la vostra cartella roba, ma noi facciamo una cosa un attimino più ficua. Andiamo su questo PC, connetti unità di rete, facciamo la lettera che vogliamo, basta che non sia già in uso, // il nostro indirizzo di IP del NAS / roba, fine. E adesso in esplora risorse ci appare il nostro NAS che possiamo anche rinominare, rinomina roba, e qui li possiamo iniziare a buttare dentro la roba che vogliamo. Ecco, e questo è già sul nostro server. Ora, se vogliamo caricare contenuti multimediali e farli vedere ai nostri dispositivi come telefoni, console e roba varia, dobbiamo andare in servizi, DLNA UPnP, modifica, abilitare, directory del database, facciamo che l'abbiamo messo in roba, il profilo potete scegliere una cosa che va bene a tutti, io per esempio ho scelto la PlayStation 3, però potete scegliere l'Xbox 360 o comunque una predefinita che va bene un po' per tutti. Mio, raccolta multimediale, ok, aggiungi, applica, ok, e a questo punto vedete che il DLNA è attivato. Per spegnere il nostro serverino dobbiamo andare su sistema, spegnimento, sì. Se avete il cicalino sentirete un cicalino e il sistema si spegnerà. A questo punto possiamo staccare monitor, tastiera e quant'altro. Oltre a queste cose che vi ho fatto vedere, potete anche attivare il server FTP per accederci dall'esterno, creare i vostri utenti, quindi ogni utente con la sua password e la sua cartella salvata. Potete fare tante belle cosine che il NAS vi permette di fare. Con versioni più avanzate che io non ho montato perché capite il PC è piccolino, potete anche attivare dei servizi in modo che voi possiate vedere in streaming i vostri file dall'esterno, come potrebbero essere film, musica e roba del genere. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!